Ciao a tutti amanti dei libri, oggi sono qui per uscire completamente dalla mia zona di comfort, visto che ho aperto il canale da nuovo e da zero, ho deciso di lanciarmi subito e fare una prima recensione, ed è una recensione in italiano, come potete vedere. Non sono per niente a mio agio a filmare in italiano, non so per quale motivo, ma faccio veramente molta fatica, mi viene istantaneamente da parlare in inglese, però lo faccio per un motivo molto speciale. Ho finito oggi di leggere un libro ed è un piccolo gioiellino che volevo condividere con voi. Si tratta di Il rosmarino non capisce l'inverno di Matteo Bussola. Intanto non era intenzionale l'abbinamento cromatico con il libro, ma ho pensato che per questo libro valesse veramente la pena fare qualcosa che mi portava fuori dalla mia zona di comfort, in questo caso filmare in italiano una recensione. È un gioiellino composto da 150 pagine circa, 153, scritto da uno scrittore italiano, quindi narrativa in lingua direttamente italiana, non tradotta. Matteo Bussola, per chi non lo conoscesse, è uno scrittore affermato, ha scritto già parecchi libri, in realtà 4 o 5 quantomeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 addirittura, quindi assolutamente sì. Ho già letto tanti altri suoi scritti, lo seguo anche frequentemente nei suoi scritti, nelle sue condivisioni sui social, ed è un autore che amo moltissimo. È un uomo che ha una sensibilità incredibile nello scrivere, ha uno sguardo molto attento, che coglie i piccoli momenti della vita che rendono la vita magica e meravigliosa e che ti fanno innamorare della vita, e secondo me questo è un grandissimo superpotere di Matteo Bussola che molti altri autori non necessariamente hanno. Questo libro nello specifico, Il rosmarino non capisce l'inverno, è una nuova edizione appena uscito dalla stampa recentemente. Ho trovato la prima edizione tra l'altro con questa meravigliosa cartolina allegata dentro, e dietro è riportata una frase. È una frase che incontriamo subito all'inizio del libro e che mi ha rapita istantaneamente, oltre al motivo che lui usa per dire per quale motivo ha scritto questo libro. Adesso ve ne parlerò tra un attimo. Intanto la cartolina dietro riporta una citazione del libro e dice: a cosa pensa una donna quando, assoldata dalle voci di tutti, capisce all'improvviso di avere soffocato la propria? Di non essersi mai davvero prestata ascolto? Cosa hai pensato tu, la mattina o il pomeriggio o la notte, in cui per la prima volta lo hai capito? E da qui io ho capito che avrei amato questo libro. L'ho amato così tanto fin da subito che ho capito che non l'avrei voluto dare via, l'avrei tenuto con me per sempre, e quindi mi sono permessa anche di evidenziarlo all'interno. Ci sono delle parti che sono evidenziate proprio con un bel evidenziatore violetto, perché ho deciso che questo sarà il libro che mi accompagnerà molto a lungo e che probabilmente rileggerò in futuro. È un libro che ha una struttura molto interessante, sono delle mini storie di poche pagine ciascuna. Ogni storia vi racconta un pezzetto di vita di una donna diversa, sono tutte storie di donne. Sono donne di età diverse, di estrazioni sociali diverse, di culture diverse, quindi veramente una varietà di personaggi che vengono presentati, e la cosa incredibile è che in quelle pochissime pagine che lui usa per ogni personaggio riesce a far affezionare a quel personaggio. Riesce a dare loro a ogni personaggio riesce a dare una profondità, uno spessore, un'attenzione, una dolcezza incredibili, e sono tutti personaggi reali e realistici, non sono idealizzati, sono pieni di difetti, hanno una serie di problemi quotidiani. Non è una storia necessariamente leggera e spensierata, ma è una storia che comunque scalda il cuore pur non essendolo. È molto difficile da descrivere perché non voglio fare spoiler, non voglio raccontare troppo, anche perché per la brevità sarebbe molto facile, ma per come si compone la storia, ogni storia è collegata alle altre, e leggere l'intero libricino, l'intera opera, è un po' come ricostruire dei pezzetti di puzzle, creare un grande quadro e rimettere a posto i tassellini. Andiamo a conoscere una serie di personaggi e poi verso la fine capiamo chi è connesso con chi e in quale modo e perché.
ed è stata un'esperienza di lettura davvero piacevolissima. Nuovamente, mi ripeto, è un autore che io adoro, trovo che utilizzi un linguaggio molto semplice ma allo stesso tempo riesca a renderlo poetico, riesce a catturare delle emozioni che sono davvero universali, che moltissime persone penso possano aver provato o che proveranno nella loro vita. Tocca anche alcune delle tematiche LGBTQ+, quindi anche per questo penso che sia molto importante. E se vi chiedete perché fosse necessario che un uomo scrivesse un libro su solo personaggi femminili, perché magari poteva essere interessante dare voce invece ad autrici femminili, lui dice una cosa molto interessante a proposito. All'inizio, in quarta proprio di copertine, dice: ho deciso di scrivere di donne perché non sono una donna, perché ho la sensazione di conoscerle sempre poco, anche se vivo con 4 di loro. Lui vive con la moglie e 3 bambine, quindi racconta sempre delle avventure spettacolari quando parla delle sue figlie. Essere papà di 3 figlie non è propriamente facilissimo, essere genitore di 3 bambini in generale non è facilissimo, ma di 3 figlie piccoline sicuramente è un'avventura. E perché è più utile scrivere di ciò che vuoi conoscere meglio invece di ciò che credi di conoscere già. E credo che in queste poche parole racchiuda un po' anche il significato che lui dà a questo libro. È un modo per esplorare, è un modo per capire, è un modo per avvicinarsi a un mondo diverso, e secondo me vale davvero la pena leggerlo, già da quando si è ragazzi. In realtà non è un libro necessariamente per adulti, ci sono alcune tematiche che possono essere un pochino più forti, ma non necessariamente vuol dire che un pubblico di ragazzi non ci si possa avvicinare, anzi lo adoreranno. Quindi già dall'adolescenza probabilmente questo è un ottimo libro e si può leggere fino ai 100 anni e oltre, quindi è assolutamente straconsigliato. È un libro che terrò con me vicino, è un libro che rileggerò, è un libro che consiglierò a mia mamma, alle mie amiche, a chiunque posso, anche perché è così breve che può essere un libro adatto ai non lettori. Quindi se avete qualcuno che non è un lettore o non siete sicuri che lo sia, questo può essere comunque un ottimo regalo. Se non un regalo per l'estate, per una lettura da spiaggia molto veloce e semplice, anche come un regalo di compleanno o un regalo di Natale per quando arriveremo sotto Natale. Niente, quindi questo è quello che volevo dire. Non ho detto moltissimo, non ho detto troppo poco, non so più parlare in italiano, non so sicuramente parlare in italiano davanti a una videocamera, ma ogni tanto mi capiterà, voglio provarci, voglio farlo, devo riscoprire il mio vocabolario italiano di fronte a una telecamera che a quanto pare sparisce in un non nulla. E vi ringrazio per aver guardato questo video, fatemi sapere se per caso avete già letto questo libro oppure se è sui vostri radar. Spero che questo libro venga anche tradotto in altre lingue e che quindi possa raggiungere più lettori anche all'estero. E nulla, vi ringrazio molto per aver guardato questo video e se l'avete già letto, se avete un'opinione fatemi sapere anche se conoscete già l'autore e magari avete letto altri suoi libri. Io lo stimo veramente molto, apprezzo sempre molto tutto quello che scrive e per l'appunto questa semplice dolcezza che non è mai infiocchettata, non è mai una dolcezza rosa e fiori solo per il gusto di, ma è sempre molto delicata, sobria e comunque riesce a scaldare in qualche modo il cuore. Grazie ancora per aver guardato e io vi vedrò molto presto nel mio prossimo video. Ciao!